Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati in questo nuovo video. Nel video scorso vi ho accennato che oggi avremmo parlato della lega tra clan. Come abbiamo una lega nel profilo, abbiamo una lega tra clan. E c'è da distinguere bene questa cosa, soprattutto per chi sta iniziando ora a giocare. La lega del profilo lasciamola stare, l'abbiamo già vista nel video scorso, però quello che volevo dirvi è come facciamo a vedere in quale lega si trova il nostro clan. Andiamo sul nostro clan e guardate, proprio il primo rigo in alto sulla destra dice guerra della lega tra clan, due punti, a destra ancora, Lega Oro 2. Quindi il nostro clan si trova a Lega Oro 2. Questa lega a cosa serve? Facendo queste guerre, voi a fine lega ricevete delle medaglie della lega. Queste medaglie le potrete andare a spendere dal negozio della lega e potrete comprare diverse ricompense. Ora vi faccio vedere. Ecco qui tutte le ricompense che voi potrete andare ad acquistare. La quantità di medaglie che ricavate a fine lega però dipende dalla lega in cui il clan si trova. Dopo lo vediamo perché ho preparato una tabella dove faccio vedere diverse cose per ogni lega del clan. Quindi poi lo vediamo. Intanto vi accenno, poi vi dirò i numeri precisi. Ora, quando una persona cerca clan, ultimamente non si guarda più il livello, ma si guarda anche la lega, perché appunto c'è questa cosa, c'è questo vantaggio che dà la lega, quindi più è alta questa lega, più sono ricercati questi clan con la lega alta, quindi i clan piccoli con la lega più piccola sono più che altro appunto per i TH piccolini, come noi. Anzi, il nostro clan già è troppo alto per la nostra lega, dovremmo stare verso il bronzo noi. Il meccanismo è un po' quello della lega del villaggio. Più o meno siamo lì, tanto per darvi un'idea di come funzionano queste leghe. Allora, andiamo a vedere invece nel dettaglio adesso cosa sono queste leghe tra clan. Le leghe tra clan sono delle guerre, appunto, un po' diverse dalle classiche guerre che facciamo ogni 2 giorni. Questa lega si può scatenare il primo del mese, il secondo del mese, il terzo giorno del mese entro, non ricordo l'orario di preciso, se non sbaglio è intorno alle 8, massimo le 10. Dopodiché la qualificazione di questa lega finisce, quindi il clan rimane fuori dalla lega per quel mese. Nelle guerre di lega tra clan abbiamo sempre il primo giorno di preparativo. Quando finisce il giorno dei preparativi inizia una settimana completa di guerre. In questa settimana voi dovrete andare a battervi contro 7 clan, un clan al giorno. Al termine di questa guerra della lega ci sarà dalla classifica generale il primo o i primi 2 o i primi 3, dipende dalla lega, poi lo vediamo comunque, verranno promossi. Gli ultimi 2 o gli ultimi 3 o l'ultimo, dipende anche questo dalla lega, verranno invece retrocessi. Quelli che si trovano di mezzo rimangono alla lega che si trovano appunto attualmente. Vediamo ad esempio il nostro clan che si trova a Lega Oro 2, i primi 2 a fine lega vengono promossi, gli ultimi 2 vengono retrocessi, quindi tornano a Lega Oro 3, i primi 2 vanno a Lega Oro 1, mentre tutti quelli che si trovano di mezzo, quindi dalla terza posizione alla sesta, rimangono invece alla lega attuale, quindi Oro 2. Questa classifica va in base a quante stelle e a quanta percentuale di distruzione ha accumulato durante queste 7 guerre il clan. Torniamo un attimo indietro e vedete questa è la schermata principale della nostra lega. Questi sono tutti i partecipanti che stanno all'interno della nostra squadra. Poi vedete in basso abbiamo
lo stemma con la spada e lo sfondo verde, che vuol dire che noi stiamo facendo quella guerra. Quando andrete avanti con le guerre vi darà tutti i giorni precedenti, quindi volendo potete andare anche a riguardarvi i vecchi attacchi delle giornate precedenti finché non finisce la lega. A parte le giornate precedenti ci può dare anche la giornata successiva. Questo serve più che altro ai capi per andare a sistemare la prossima squadra, perché in questa guerra, in questo tipo di guerra, quindi nella guerra della Lega, c'è soltanto la guerra da 15 e la guerra da 30. Però non è detto che voi, se magari siete in 50 nel clan, non potete partecipare. Quello dipende dal capo, se vuole farvi partecipare oppure no. Un'altra cosa, a differenza delle guerre classiche, dove abbiamo 2 attacchi, qui ne abbiamo solo uno. Quindi attenzione a non buttare attacchi, perché altrimenti rischiate di far perdere il vostro clan. Quindi chiedete bene, informatevi bene al capo cosa dovete fare per evitare litigi inutili. Non vi faccio vedere l'attacco perché era troppo più alto di me, quindi è inutile, ve lo faccio vedere perché ho fatto 0%. Comunque il meccanismo dell'attacco è sempre lo stesso, cambia soltanto un po' le regole generali di questa lega. Poi, se per caso avete bisogno di aiuto, o chiedete magari a me nei commenti e vi porto un altro video, oppure se andate qui sulla i in alto, c'è scritto più o meno quello che ho detto io. Spaginate qui con la freccia grande gialla e vi dice, guardate un po', vi dice tutto quello che vi sto anche per dire addirittura. Buonissima sta cosa. Non mi ricordavo perché non le guardo mai queste cose, perché non mi interessano, diciamo. Comunque ci dice diverse cose. Allora, andiamo a vederci invece la tabella che vi ho detto poco fa. Ecco qui la nostra tabella. Potete vedere che ci sono tutte le leghe dei clan che possono acquisire i clan. Noi, ad esempio, per farvi giusto un esempio, per darci un'idea di quello che voglio dire, prenderò in considerazione il mio clan, quindi Lega Oro 2, quello che avete visto, il clan che avete visto adesso. A Lega Oro 2, vedete, abbiamo nel primo classificato, seguite la riga, nel primo classificato abbiamo il primo clan classificato prenderà 160 medaglie, il secondo prenderà 156, poi il terzo 152 e così via fino all'ottavo classificato che ne prenderà 132 medaglie. Queste medaglie però non vengono prese da tutti. Ad esempio il discorso che vi facevo prima sul fatto che avete magari 50 componenti all'interno del clan, ma la guerra è da 30, che è il massimo, gli altri che invece restano fuori prenderanno, ad esempio, se il vostro clan arriva primo, prenderanno il 20% di 160. Questo perché avranno fatto 0 stelle. Poi se fanno una stella prenderanno il 30%, vedete questa parte della tabella sotto, poi se fanno 2 stelle il 40% e così via. Per prendere il 100% delle medaglie, quindi per prendere queste 160 medaglie, voi dovrete fare almeno 8 stelle. Poi andiamo a vedere invece la promozione alla lega successiva, la retrocessione e la stabilità della lega. Ad esempio, a bronzo 1, 2 e 3 i primi 3 classificati passano di lega. A bronzo 3 abbiamo che 5 posizioni in cui si rimane alla lega attuale. Non si viene retrocessi perché non esiste una lega non classificata, esiste soltanto quando il clan non ha mai fatto una lega, quindi non esiste e poi non tornate indietro di nuovo. Poi abbiamo a bronzo 2 sempre i primi 3 classificati che passano di lega, 4 posizioni diciamo centrali, ci sarà la possibilità di restare in quella lega
E invece in questo caso si parte con le retrocessioni, quindi l'ultimo clan che si trova nella classifica che abbiamo visto prima verrà retrocesso a bronzo 3 e così via, fino ad arrivare al massimo delle leghe esistenti, che sarebbe campione 1, dove non ci saranno più promozioni, perché Lega Titano non l'hanno inserita e non si sa se la inseriscono, ma credo di no, ormai è inutile, è troppo alta. A parte le retrocessioni e tutto quello che abbiamo visto fino ad ora, abbiamo un bonus medaglie. Questo bonus medaglie deciderà il capo se darvelo oppure no, i capi in generale, co-capi e capo, se darvelo oppure no, e c'è un limite, quindi non posso darlo a chiunque, ma c'è un massimo di persone da rispettare. E ad esempio non posso darlo a una sola persona quando il gioco mi dice che posso darlo a 5 persone, quindi devo per forza darlo ad esempio a tutti e 5 i giocatori. Ed è giusto così. Magari c'è qualche capo un po' poco serio che non lo dà. Come facciamo a capire, in base alla nostra lega, quanti giocatori possono ricevere questo bonus? Nel nostro caso, ad esempio, ci troviamo sulla colonna bonus minimo e sulla riga oro 2 e ci risulta che 2 persone prenderanno come minimo, però, aspettate, ora ci arrivo, 2 persone come minimo prenderanno questo bonus. Come minimo vuol dire che se il clan perde tutte le guerre, ad esempio, quelle 2 persone che deciderà il capo prenderanno il bonus. Se invece il clan vincerà le guerre, la quantità di giocatori che potranno prendere il bonus si va a sommare per ogni vittoria a quel 2. Quindi se il clan le vince tutte, queste 7 guerre, saranno in totale 9 giocatori che potranno prendere il bonus, perché sono 7 più il 2, che sarebbe la quantità minima. Quante medaglie però vanno a ricevere queste 9 persone? Nel nostro caso, spostatevi sulla colonna bonus medaglie e sempre sulla riga oro 2, 55 medaglie andranno a ricevere come bonus quelle persone, quelle 9 persone, se il caso il clan le vince tutte, si andranno a sommare alle 160 medaglie che, se il clan ovviamente arriva per primo, si andranno a sommare a 160 medaglie. Quindi, se ad esempio ricevete questo bonus più il clan arriva primo, in totale voi avrete nella vostra, diciamo, tesoreria del negozio delle medaglie avrete 215 medaglie. Se non le utilizzate si andranno ad accumulare finché non arrivate a un massimo di 2500 medaglie, mi pare. Bene ragazzi, siamo tornati al nostro villaggio. Nel frattempo, guardate, stanno attaccando in guerra. Avete visto le spadine come si muovono? Se noi ci entriamo e clicchiamo su quel segnalino sopra, vedete? Ci dice che un nostro avversario sta attaccando uno di noi. Mi raccomando, se non avete capito qualcosa, chiedetelo nei commenti che mi organizzo a portarvi o un altro video o magari vi rispondo nei commenti. E per ora ci salutiamo qui. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima!